Per la serie Microfoni strani e dove trovarli, oggi siamo qui con un bel esemplare di microfono strano, ovvero il Neat King B2. Ma questo microfono come suona? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti dicevo nell'introduzione, oggi siamo qui con un microfono abbastanza strano e direi che è sicuramente un bel esemplare di microfono strano. Non so se hai visto, l'ultimo video pubblicato un po' di tempo fa su microfoni strani era il Laston Element, che sembrava quasi un rasoio da barba. Veniamo a noi. Oggi siamo qui per provare questo microfono, ma voglio darti prima un po' di contesto. La mia voce sta entrando in questo microfono che sta arrivando al Tascam Mixcast 4, dove non c'è nessun effetto applicato, quindi io prenderò la traccia dal Mixcast 4, la importerò dentro Reaper e porterò semplicemente il volume a meno 14 lufs e basta, quindi quello che senti è quello che sta entrando dentro questo microfono. Per curiosità ti dico che a questo microfono sto applicando un gain di 20. Ok, quindi il gain dentro il Tascam Mixcast 4 è di 20. Perché così poco? Perché è un microfono a condensatore. Ok, un microfono a condensatore che cosa significa? Che ha bisogno della 48 volt per funzionare. Ma il vantaggio di questo tipo di microfono è che qualunque scheda audio tu abbia, anche una scheda audio vecchissima, basta attivare la 48 volt e riesci a pilotare questo microfono. Quindi da questo punto di vista, essendo un microfono a condensatore, non hai nessun tipo di problema. Lo svantaggio dei microfoni a condensatore, l'abbiamo detto tante volte, ma mi va di ripeterlo, è che in ambienti non acusticamente trattati riprendono qualsiasi cosa, anche rumori provenienti da fuori la stanza, dalle mura accanto, eccetera, eccetera. Quindi in ambienti acusticamente trattati questi microfoni danno il meglio di sé perché hanno uno spettro sonoro molto più ampio e fanno suonare meglio la voce. In ambienti però non acusticamente trattati questi microfoni sono il male, perché, come ti dicevo, riprendono qualsiasi fonte sonora oltre alla voce, ok? E dopo diventa complicato in post-produzione sistemare tutto. Bene. Questo microfono ha una capsula molto grande e ha un pattern polare cardioide. Che cosa significa? Che prende tantissimo di ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Ok? Benissimo. È un microfono molto pesante perché, se non ricordo male, compreso di ragno pesa intorno al 1,2 kg. Non è quello più pesante perché, se non ricordo male, tra quelli che ho provato il più pesante era il T-Bone SC1100, che insieme al ragno pesavano 1,5 kg. Questo è 1,2 kg, quindi ci siamo. Quindi non è leggerissimo e hai bisogno di un'asta microfonica, se vuoi metterlo su un'asta, che insomma sia decente, ok? Come vedi io ce l'ho su un'asta da scrivania, quest'asta è indistruttibile perché solo la base pesa infiniti chili, quindi regge qualsiasi cosa senza problemi. Magari, se ti va, ti lascio il link in descrizione. Allora, perché sto provando questo microfono? Perché l'ho comprato con i miei soldi su Amazon, dopo ti lascio il link in descrizione, perché ho visto tanto tempo fa diversi video su questa marca di microfoni, probabilmente tu non la conosci. Perché? Perché è una marca di microfoni strana, che adesso non esiste più perché è stata acquisita dalla Turtle Beach, che fa cuffie, tastiere, mouse, soprattutto roba per gaming. Ha acquistato questo brand, ma non credo stia più facendo microfoni, quindi l'ha acquistato e poi l'ha abbandonato. È un peccato perché a me questi microfoni della Neat piacciono tanto, perché adesso ti faccio passare in sovraimpressione un po' di foto di microfoni, sono tutti uno più assurdo dell'altro, quindi sarebbe bellissimo se avessi soldi e spazio
avere la collezione intera di questi microfoni perché sono tutti uno più pazzo dell'altro. E quindi questa cosa mi piace un sacco. Io nel frattempo parlo perché ti faccio sentire il microfono, ok? Allora, quindi ti dicevo, io l'ho comprato nuovo, ma sono le ultime scorte, quello che c'è, perché non ne fanno più, ok? Però lo trovi in giro. E ti dico una cosa, se questo microfono ti piace, dopo ne parliamo nel dettaglio, ti lascio il link di Amazon perché è in super offerta, costa veramente pochissimo. Se io ti dico quanto l'ho pagato, io immagino che tu cliccherai sul mio link e te lo andrai a comprare subito. Sei pronto? Inizia a preparare la carta. 70 euro. 70 euro non so perché l'unico venditore, che quello ufficiale ovviamente lo vendeva a 70 euro, ne ho trovato un altro a 160. Non so dirti perché, però se ti piace prendilo subito perché non credo ce ne siano tantissimi, perché come ti dicevo non vengono più prodotti. Allora, come senti questo microfono? Ti dico la mia, però mi farebbe piacere che tu usassi delle cuffie in modo da ascoltare con attenzione quello che viene fuori appunto dal microfono. È un microfono che mi ha sorpreso, avevo già visto delle prove, quindi sapevo già che cosa aspettarmi, per questo quando l'ho trovato a 70 euro l'ho preso immediatamente. È un microfono scuro, come puoi sentire, è un microfono che è silenzioso, dovrebbe avere soltanto, adesso non ho con me il foglietto delle istruzioni, ma ti lascio a video tutte le specifiche del microfono, dovrebbe avere un self noise molto molto basso e infatti dal mio punto di vista è super silenzioso. E quindi già questo è un grosso vantaggio, soprattutto per un microfono a condensatore. Mi piace perché le frequenze basse non danno fastidio, sono ben bilanciate, le frequenze medie sono perfette e le frequenze alte non sono stridenti, non sono fastidiose. Quindi, come dire, è un microfono che tutto sommato si lascia utilizzare. Quando ho pubblicato la foto di questo microfono sul mio account Instagram, tra l'altro se non mi segui, seguimi, perché è giusto che sia così, un ragazzo, Jacopo nello specifico, ciao Jacopo, mi ha risposto in privato dicendomi che lui era indeciso, quando doveva comprare il microfono, tra questo microfono, il Rode NT1A e il Lewitt LCT 240 o 440, non mi ricordo, perdonami Jacopo. E alla fine ha comprato il Rode, forse era l'LCT 240, no, forse il 440 Pure, sì, più o meno costano quella cifra lì. Ha optato per il Rode NT1 nonostante questo costasse di meno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui ha reputato, guardando sicuramente dei video, anche lui informandosi, ha reputato questo microfono essere alla stregua di quegli altri due microfoni, Rode NT1A e Lewitt, che sono due brand importantissimi e sono due microfoni meravigliosi. Quindi vuol dire che per paragonarlo a quei microfoni vuol dire che ne ha sentito parlare bene, come del resto ne avevo sentito parlare bene anch'io. È un microfono molto equilibrato, come stai sentendo. Certo, ti deve piacere la forma perché questo microfono è grosso, quindi ce l'hai davanti tutto il tempo, se proprio non ce la fai a vederlo diventa complicato lavorarci. Sinceramente a me non me ne frega niente della forma, mi interessa che suona bene e quindi tutto sommato va benissimo così. Però volevo raccontarti questo. Mi piace tantissimo perché ha questa capsula gigantesca con questa griglia incorporata. Allora si può togliere, così come anche il ragno si può togliere, ma non sono le cose più semplici da sfilare. E quindi io sinceramente non ho provato a smontarlo. Però si può fare, perché ho visto sul libretto delle istruzioni, ho visto anche altri video dove smontavano il pop filter davanti e il ragno. Io non l'ho fatto sinceramente perché non ha senso per me farlo. Nel senso, il microfono è questo, va bene così e ci sta. Quindi ha già un pop filter che protegge la capsula, è abbastanza staccato di un dito, forse un dito e mezzo dalla capsula, e va bene così. Del resto, se lo posizioni come lo sto posizionando io, non hai problemi di plosive, quindi va benissimo comunque. La costruzione è molto solida, è un microfono robusto, un microfono del resto pesa 1,2 kg, quindi il materiale sarà necessariamente di sostanza. Che cosa dirti? A me piace molto questo suono, mi piace il timbro soprattutto di questo microfono e credo che sia veramente un ottimo microfono. Poi detto tra noi, 70 euro, un microfono a condensatore di questo tipo, non so, io mi aspetto che tante persone lo comprino perché suona veramente molto molto bene.
E niente, va bene, era questo quello che volevo dirti, spero che il suono che stai ascoltando sia gradevole per te, fammelo sapere, sia se è gradevole, sia se non ti piace proprio, commenta questo video in modo che ci scambiamo un po' di opinioni in merito. Che dirti, se hai domande, dubbi, curiosità, lo sai, la sezione commenti sotto i video, io la guardo sempre i commenti, rispondo sempre a tutti, quindi fai pure. Bene, ti ringrazio e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao!